ไข่เซรามิกอยู่
Dammi una mano. Ok, devo togliere una staffa lì. Così? Va bene. Ok, vado a prendere. Dobbiamo decidere noi come vogliamo fare. Se allungare e fare una sorta di appoggio più ampio, se ci devi mettere sopra Mi qualcosa. piace. E l'altra differenza è se vuoi che finisca così, capito? Oppure se vuoi che sbordi un po'. No, così è meglio. Quindi non le taglio neanche le No, assi. secondo me no. Ok, le lascio così. E poi aspetta un attimo che vediamo anche una cosa. Quinoa per smorzare quello lì che non mi piace. È bello. Capito com'è? Sì. No, meglio così. Ok, amore. Vieni di nuovo. Ok, grazie. Tutto ok? Sì. E niente, adesso farò un po' di casino.
volevi fuori? Ah, no, no, ho capito come lo metterai, sorry. Perché adesso non posso fare altro che così. Sì, sì. Ok? Bellissimo. Allora, poi E adesso poi il plexiglass glielo avviti. sì, adesso sì. E, No, va benissimo. e poi quando avremo, allora, già che parliamo io e te, diamo anche una spiegazione in camera. Allora, l'idea iniziale era quella di costruire una porta vetri esterna a questa porta qua che è storica e che non possiamo modificare nello stile e nel colore. Cioè, se io qua volessi mettere una porta, per dire, rossa o gialla, non lo posso fare. Devo attenermi ai colori dell'epoca e allo stile dell'epoca. Siccome la casa non è dritta, giusto? E oltretutto lo spiovente dà un po' fastidio, cosa succede? Non riuscivo ad installare una porta vetri esterna, se non riducendo ancora di più lo spazio di entrata. Perciò, visto che questa robustissima porta comunque è fatta con semplici incastri come dovrebbe essere fatto, perché sono sistemi fantastici, abbiamo deciso di tagliare queste due assi e inizialmente mettere un vetro sintetico qua avvitato, che adesso andrò a tagliare, perché qua dentro c'è pochissima luce. Siccome non abbiamo ancora rifatto il tetto, non abbiamo un lucernario, e durante giornate così un po' buie, se poco tira vento, diventa difficile stare, e chiusi al buio va bene, abbiamo l'energia elettrica, però non è come la luce naturale, fermo restando che dovendo venire a vivere qui, insomma, più luce c'è meglio è. Quindi per il momento abbiamo fatto questa apertura qua, poi per l'inverno faremo fare dei doppi vetri con una struttura qua interna, di modo da tenere l'isolamento termico. Quindi per il momento andiamo di vetro sintetico, e poi la stessa cosa verrà fatta qui sotto, perché così massimizziamo il tutto senza perdere lo stile dell'epoca. Poi e anche per le gatte, se vorranno. sì, anche per le gattine. E niente, poi quando metteremo i doppi vetri daremo anche una tinteggiata, una carteggiata, di modo da fare un lavoro fatto bene. Questo per dare qualche spiegazione, poi dopo vi dico ancora un paio di cose. Ok. E poi li facciamo man mano, ok? Mm-hmm. Va bene? No, adoro. Dobbiamo pulire un po', perché c'è un po' di polverina. L'importante è non andare troppo convinti a spingere dentro queste qua, no? Mm-hmm. Capito? Così, e poi quando andremo via Il lucchetto. il lucchetto.
La mia idea era di cercare di mettere in piano questa parte qua. Tu cosa ne pensi? Da dove? Dalla porta? No, dalla porta non posso farlo, Appunto. però posso fare un gradone, no? Posso fare che da qua si fa un pezzo in piano qui, Ah, ok. capito? L'unica cosa è che questo è uno scolo dell'acqua, quindi io qua dovrò mettere un pozzetto vada che sotto. poi dopo mi butta fuori. Ok? Ok. Questo perché almeno quando arriviamo qua non abbiamo questo problema qua delle rocce. Sì. Almeno qui, no? Capito? E volevo spianare anche un po' lì, anche se non so se ci riesco perché vedo, la roccia sotto. vedo parecchie rocce qua sotto. Molto strano. E il coso? Il lavatoio io avevo pensato qui. Qui. L'ho rivolto così, l'ho rivolto così. No, verso il muro. Così? Anche che sborda un po'? Sì, non è un problema. Adesso sta piovendo bene. Poi li smussiamo, eh? Sì. Facciamo taglio così, ok? E poi Sì. magari ci mettiamo anche un po' di guarnizione intorno. Va bene. Ciao a tutti e bentornati alla baita. Ciao. Ringrazio James e anche tutti gli altri, ma James che è stato il primo a farmi notare che questi spigoli sono troppo vivi e quindi ho sbagliato. L'ho messo su in verità di fretta e furia perché stava arrivando una settimana di pioggia, però questo non vuol dire che non debba fare i lavori fatti bene. In effetti questo è un punto molto sconnesso con delle rocce che adesso bagnate sono molto scivolose, potrei cadere e questo potrebbe farmi molto male. Già la lamiera è rigida, quindi lo sagomerò quando ci sarà una giornata di bel tempo e magari metto anche una guarnizione intorno. So che il video di questa settimana sembra un po' una cozzaglia di roba, ma il meteo Un po' misero. un po' misero, ma il meteo non aiuta. Diciamo che le cause sono principalmente due. Questa settimana ho avuto dei controlli in oncologia e ho vinto un paio di biopsie al collo, quindi sono molto dolorante al collo, però non ci perdiamo mai d'animo.
E l'altra cosa che ci ha rallentato tantissimo è che avevamo ordinato il tubo che mancava dal pezzo di raccordo fino qua, quindi io mi ero già prefissato di fare tutto questo lavoro e quindi chiudere questa faccenda, ma invece lo consegniamo oggi, poi lo consegniamo domani, poi lo consegniamo dopodomani. Il corriere ha fatto un po' come voleva e niente, non è arrivato in tempo. Non è arrivato in tempo, anzi mi sono preso anche un giorno di riposo per cercare di riprendermi un pochettino. Siamo voluti venire su comunque a dare un'occhiata, a portare avanti qualche lavoro, però come vi ho già detto tante volte, ogni tanto mi devo sottoporre, insomma, a un controllo gas, olio, una revisione una auto. revisione, però il nostro animo non manca. Quindi cosa stiamo facendo adesso? Stiamo cercando, visto che ormai siamo prossimi a venire qui, settimana prossima non so se Monica verrà su con me oppure no, perché devo cercare di portare giù più materiale possibile, perché abbiamo delle installazioni nuove e degli strumenti nuovi anche da collaborazioni, quindi da far vedere, ma non solo. Volevo cercare di mettere il più in piano possibile questo tratto qua, perché ci sono queste 3 bellissime rocce Molto scivolose che non so come abbiamo fatto finora a non andare per terra. Oltretutto qui il pendio è molto scosceso e quando facciamo il giro per venire giù dal sentiero ci troviamo veramente scomodi, soprattutto con i pesi, e non uso il carrello proprio perché in questo punto qua si ribalta. E quindi niente, stiamo appunto vedendo questa parte qui e stiamo capendo come mettere un lavatoio in questo punto, perché ci siamo giustamente resi conto che non possiamo lavare grandi quantità di cose, voglio dire, anche un lenzuolo o qualcosa, noi siamo fan dell'igiene e quindi vogliamo avere un lavatoio qua. Almeno finché non avremo comunque una lavatrice. Sì, ma si parla di quando il locale tecnico sarà quest'inverno forse. Comunque le 2 priorità erano l'acqua, ed è quasi completa, la strada, e quindi dopo l'acqua venire qui per fare la strada, perché dobbiamo essere presenti fare la strada, e adesso stiamo pensando di mettere qua un lavatoio. Quindi stavo pensando come fare uno scolo dell'acqua, perché questa pendenza che c'è qui è fatta per far andare via l'acqua, quindi mi devo inventare un pozzetto, giusto è, e un piccolo terrapieno per iniziare a spostare un po' di terra e qualcosa. Quindi ci sarebbe piaciuto mettere un lavatoio in pietra. 5 minuti fa comunque faceva freddo, pioveva, adesso è uscito il sole, fa caldo. Sì, è tutto il giorno che è così altalenante il tempo. Sì, non so, per collegare un tubo, tra l'altro ovviamente il rubinetto che mi era stato inviato assieme all'altro kit che non è, al tubo che non è arrivato, è fallato, perciò non va. No. Bene, e niente, sì, il clima è stranissimo perché c'è un'afa terribile. Si sta nuvolando di nuovo. Sì, perché lei prima ha detto, ma sì, iniziamo a vedere fuori che sono 4 gocce. Boom! Basta. Quindi io non devo parlare. No, non devi parlare. Niente, vorremmo mettere un lavatoio in pietra, ma pesa tantissimo, non vogliamo comprarlo, e quindi visto che io sono un po' debilitato, vorremmo andare domani mattina al mercatino delle pulci, perché vorremmo trovare qualcosa ancora da inserire sopra il soppalco, sopra il bagno, per cercare di aumentare la capienza insomma, di qualche stipetto, di qualche mobiletto. Se troviamo qualcosa che può fare da lavatoio, ben venga, se no opteremo per una vasca in acrilico che è leggera da trasportare, quindi io ringrazio. Magari il bianco spiccherà un po' tanto, però magari possiamo rivestirlo con le rocce, anche con le rocce, con qualcosa, e quindi fare un lavoretto che possa sembrare carino. Quindi mi scuso insomma se questa settimana i lavori sono andati praticamente un po' più lenti, ma
purtroppo veramente ho forti indolenzimenti al collo ed è giusto che preservi la mia salute. Sono arrivate le mucche, quest'anno non le farò scendere qua perché l'anno scorso quando sono state qui una settimana avrò dormito 5 minuti in una settimana, perché queste con il campanaccio di notte quando ruminano fanno un disastro. E poi perché dobbiamo tagliare bene tutta l'erba e quindi loro lasciano ricordini a gogo, no? Sì. No, siccome ci hanno inviato, e lo vedrete prossimamente, uno strumento di quelli che si vedono adesso nelle fasi innovative della manutenzione giardini, pendii e tutto quanto, non vi sveliamo molto, ma c'è un'azienda che ci ha mandato uno strumento molto, molto importante, che vediamo se riuscirà a darci una mano qua. Il prato sta prosperando, gli insettini stanno impollinando, soprattutto le api, e quindi fra un po' sarà ora di dare un taglio prima che qua non ci vediamo più neanche io e lei. Sì, infatti. Basta, che dire, adesso la smettiamo di parlare e andiamo avanti col video. Senti, facciamo una cosa, prendiamo la misura. Sì. Così vediamo fino a che massimo possiamo fare. Vado a prendere il metro. Quanto sei bella, quanto sei bella. Ciao, quanto siete belle. Oh. Cosa fai? Fai la bruttina?